Buongiorno a tutti, oggi iniziamo il nuovo progetto che vi dicevo, quello dell'altra volta che abbiamo messo tutti i pannelli sopra. Ora bisogna iniziare a calare i cavi e in parete lì montare tutto, è tutto lì dentro, poi lo vedrete che è vuoto completamente. Iniziamo perché lavoro ce n'è parecchio qua. Cassette e collegamenti fatti, i cavi sono calati giù, ora togliamo il sedile e iniziamo a posizionare la roba lì. Puliamo un po' e iniziamo a capire nella parete qua come sistemare il tutto. Montiamo il bambino. La mattinata l'abbiamo fatta, è suonata la campana della mensa, quindi andiamo a mangiare in mensa, vediamo cosa offre oggi come pranzo. Questo è dove siamo arrivati fino ad ora, il fusibile dei pannelli, i regolatori, l'inverter. Ora dopo pranzo, ora stavamo già studiando come mettere bus bar, fusibile, quel che l'è. Dopo pranzo faremo questa parte. Vamo, andiamo a mangiare. Vediamo cosa ci ha preparato Jessica oggi di pranzo, Rana Sabad. Ha scaldato la lette sta scaldando le lette di pollo che ha fatto ieri. Pasta pasticciata. Sì. Cosa ci hai messo? Di matriciana, sugo, pesto? Tutto. Avanzi, bulloni, rondelle. Perché il pesto era poco. No, rondelle no, che sono finite. Ah, ok. È buono. È buona? Sì. Meno male. Vabbè, mangiamo, va. Buon appetito. Pranzetto fatto. Abbiamo preso anche il caffettino, Jessica sta lavando i piattini. Bro, deve andare a continuare a fare la giornata? Deve guadagnarsi la pagnotta? Tra un po' inizia la parte più... Beh, già questa è la parte più critica per capire dove mettere bene le cose, per fare meno curve, meno cose. Però poi quando inizia a crimpare tutto, anche lì è un'altra bella cosa. Questa è la parte più bella, è più laboriosa, però è più bella, perché alla fine fissare i pannelli, buttare giù i cavi e fissare il regolatore alla parete non è che c'è tanto, cioè nel senso fa parte del lavoro, però non è la parte bella bella. La parte più bella è quando colleghi, quando crimpi i cavi grossi, quando metti la termorestringente, no bro? Quando fai casini. Quando fai casotti. Ci serve però una prolunga, bro, poi per la termorestringente, per la pistoletta, quella mia piccolina. Non ci arriverà mai. Ci arriveremo dal bagno, neanche. Ci sono due prolunga 220, non ce l'abbiamo. Belli, lo vedo se c'ha lui lì negli attrezzi, dai. Andiamo avanti, va? DC, e poi di qua ci sarà l'altro carrellino che sbuca. C'è l'altro DC, che è qua. E vediamo se riusciamo ad attaccarci in parete qua anche il caricabatterie, lo mettiamo in parete. Se no il caricabatterie va appoggiato. Ora vediamo com'è la situa migliore. Seguiamo. Buona, siamo arrivati a un buon punto, vado a prendere del materiale che manca e poi continuiamo. Ci vediamo dopo. Andate e tornato, materiale che mancava. Tutta la roba bella grossa, cavi da 70, rossi e neri, cavi da 16, terminali, termorestringenti, tutto quello che manca per finire di fare l'impiantino. Ora bisogna darci cagna a montare questa roba qua. Cosa dici, Monello? Siamo arrivati alla cena. Non abbiamo fatto vedere gli avanzamenti del lavoro oggi perché mi sono dovuto impegnare per finire una cosa, perché domani danno pioggia e quindi ho voluto finire quello che era la parte esterna, perché se domani danno pioggia almeno sto dentro e non è un problema. E ora è arrivata l'ora della cena. Pasta e lenticchie questa sera. Tu cosa dici? Hai già fatto la pappa? Non che scodinzoli. Io credo di sì. La pappa, ho già preso la pastiglia e ho messo le gocce. E allora cosa vuoi che stai qua a rompere le scatoline? Bernice? Vabbè, sveglia la mia Bisogna bambina. solo mettere il cortisone, cioè il... La crema. Sì, ho già messo il resto. Bene, buon appetito. Appetito. È rientrato anche il bro, in ritardo ma è arrivato, Che dici in ritardo? Del confronto a noi è ritardato. Giusto, sia noi che stasera abbiamo mangiato un po' prima. Leggermente. Sei grosso, ora che lavori è diventato già grosso, c'è già la maglietta da lavoratore. Lavoratore. The big. Però le gambe... C'è le gambe, ragazzi, c'è dei polpacci che manco i calciatori, Buon appetito, bro.
Voi. Voi. E anche oggi siamo giunti al termine. Non avete visto tantissimo, ma le giornate che si lavora purtroppo non giriamo, non facciamo tanto, quindi si vede poco. La Jessica è già nanna, il mini bro pure, e ora là dietro ci vado a finire anch'io. 2 minuti, tempo di spegnere. E vado lassù. Buonanotte a tutti ragazzi, ciao! Oggi giornata invernale, piove, c'è un tempo del piffero. Cosa c'è di meglio che iniziare la mattinata con una bella spremuta? Van life. Street food on the road. Io viaggio e loro dietro che mangiano. Ristorante viaggiante. Oggi il tempo è del piffero. I lavori proseguono, ma mi sono accorto che mi mancano gli ultimi due. In teoria mancherebbe solo un terminale per finire il lavoro. E poi vabbè, devo prendere dei legni che devo rimodificare la batteria perché non ci sta. Perché questo Ford c'ha il sedile passeggero differente. E io mi ero calcolato come il mio Ford e mi ha fregato, quindi devo rimodificare un pochettino la batteria per farcela stare lì sotto e alzare un po' il sedile. Quindi vado a prendere queste due cose che mi mancano per terminare entro questa sera l'impianto. Poi domani, visto che oggi non è condizione, gli ho detto di tornare che domani in teoria danno sole. La vedo grigia che domani ci sia il sole, però così dicono, per vedere che tutto funzioni regolare con i pannelli e col sole e via dicendo, ecco. Quindi niente, ora andiamo a prendere quello che manca e poi ci vediamo dopo. Allora, sono andato a prendere fondamentalmente quello che mi mancava, un terminale. Poi vabbè, mi mancano anche i legni per la batteria, vabbè, quello è un altro discorso. Abbiamo fatto carica e scarico già che c'eravamo e ora andiamo al bricco a prendere quello che mi manca. Guardate che tempo che c'è oggi qua. Si vede meglio nella fotocamera che dal vivo, eh. Vi posso garantire che la visuale è molto inferiore a quello che vedete voi. Vabbè. Si lamentavano della siccità, almeno è arrivata un po' d'acqua anche qua, dai, ci vuole. Siamo tornati alla base, andiamo avanti a no stop. Vediamo cosa riusciamo a fare. Ragazzi, oggi è stata devastante. Sto mettendo i piedi ad asciugare davanti al cinesino. Sono congelati, bagnati. Guardate in che stato sono i pantaloni. Guardate le scarpe. Guardate la cena. Guardate Jessica. Guardate Pippo. Non vi ho fatto vedere nessuno e niente oggi, mannaggia. Ma che braccioletta, eh? Finestra aperta e cinesino acceso. Ma chiudo. Cucinato. Vabbè, ora mangiamo, va? E poi c'ho da rispondere. Oggi mi avete chiamati in tantissimi, scritti in tantissimi, c'ho il telefono che si è fuso praticamente. No, boh, senza batteria. Non puoi più andare lassù. No. T'ha messo la mamma a legno, amore? Hai visto? O ci hai provato lo stesso? No. Lo lascio lì. Poverino. Ma poverino cosa? Oh mio cipollino lui. Vabbè, mangiamo, va. Finita la cena mi è arrivato un messaggio dov'è? Che hanno lasciato Amazon dei pacchi da ritirare, sono andato a ritirarli, sono queste griglie con la rete, molto comode, sono un pacchetto da 4, sono 2 per me e 2 per il signore che gli devo finire di fare dei lavoretti. Io ne ho prese fondamentalmente una da metterci in mansarda lassù perché quando di notte diciamo mi addormento sto mettendo il telefono dietro tra il materasso e il cuscino. E solo che rischio che un giorno o l'altro mi si rompe il cavetto dentro il telefono e non è cosa bella. Sì, lo so, in tanti mi direte che non va bene tenere il telefono vicino dove si dorme, però non penso faccia molta differenza tra tenere il telefono lì o metterlo qua sopra o metterlo qua. Siamo dentro un camper, credo che la differenza non sia molta, però vabbè. Ora guardo anche questo alimentatore qua che l'ho fatto cambiare, vediamo se è tutto ok. Alimentatore ok, provato e funziona. Ora sta rientrando anche il bro che era in giro. Jessica è andata in branda.
e io a ruota la seguo. Perché domani, come tutti i giorni, un'altra giornata da incubo. Mazza, non ne potranno più di vedere video solo che lavoro che faccio. Dobbiamo viaggiare, ragazzi, fate colletta, dobbiamo viaggiare. Non c'è alternativa. Tu devi lavorare che viaggiare. Che colletta, che viaggiare. Ci vediamo domani. Oggi mi sono svegliato di luna buona. Oh, segna sul calendario. Ma sì, ma per una cosa sola. Perché è uscito il sole, ragazzi. Guardate quante pozzanghere che c'è da fare motocross qua fuori. E non vi dico di qua, guardate la piscina che c'è lì. È impressionante. Guardate che è bello quando c'è il sole così, mamma mia. Vabbè, andiamo a attaccare la batteria. Devo ridarci una spruzzata di nero ai 2 profili d'alluminio perché si vede che ieri erano troppo freddi e si è tirata la vernice e non sono rimasti belli, quindi li rispruzzo e li lascio lì da solo asciugare. Monto la batteria, qualche test io ieri l'ho già fatto, infatti l'ho scaricata un po', la riportiamo al 100 così metto tutti i parametri come vanno messi e poi vediamo i pannelli solari come lavorano oggi con il sole. Vamos, è un trabajo, lo hemos terminados. E poi vi faccio vedere chi è arrivato dall'Italia, perché quando un cliente si fida di casa su 4 ruote fa anche 3000 km per venirti a trovare e farsi rimettere le mani sul camperone. E chi è? Il nostro amico Osvaldo, ve lo ricordate? Col Rapido di Milano? Ebbene sì, è qua parcheggiato laggiù e bisognerà fare un altro upgrade e un paio di modifiche che gli sono venute in mente a lui in questi mesi passando, ecco. Forse anche la telecamera a specchio come ce l'ho io vuol mettere, mi sembra. Vediamo, cioè un po' di carne al fuoco. Ah, oggi con la luce del sole si vede tutto molto meglio. Quadretto finito, che bello. Batteria messa, io ho tirato giù già fuori il cavo della 220, poi il cliente si fa lui tutta la 220. Abbiamo già l'inverter, ora spento, aspettate, accendiamo l'inverter. Abbiamo già 3 kW di corrente pronti all'uso. Perfetto. Ora spegniamo tutto, ok, rimettiamo il sedile, una bella pulita perché guardate come si è ridotto purtroppo, perché entrando e uscendo col tempo che c'è stato non è stato dei migliori. Diamo una pulita qua dove abbiamo sporcato noi e il mezzo è pronto. Ultimo test con il sole che è uscito, che sta uscendo più tardi, vediamo come lavorano i pannelli. Dai! Lavoro terminato, abbiamo rimesso sedile, non si nota praticamente niente. Qui c'è tutto l'impianto, ho già fatto tutti i test ed è tutto funzionante. Ora la batteria è piena, i pannelli stanno lavorando da Dio e sta arrivando il cliente. Facciamo tutti i test insieme a lui che è tutto in funzionamento, che tutto funziona bene, consegniamo il mezzo e poi iniziamo con il cinesino. Ho lasciato qui il phon per fare gli ultimi test davanti al cliente, che tutto sia funzionante, gli faccio scaricare l'app e vediamo che tutto sia in ordine di marcia. Io ho già visto dei bei numeri prima, ora è comparsa una nuvola a rompere le scatole, però ho visto dei bei numeri in ricarica. Nonostante se fosse girato di 180 gradi, no, di 90 gradi, sarebbe stato il top con quello che è un po' inclinato sulla mansarda, proprio lì avremmo visto numeri ancora più belli. Però è parcheggiato così, al massimo lo giriamo se esce il sole e voglio vederlo con i miei occhi realmente. Allora, camperozzo consegnato, abbiamo fatto tutti i test e filava liscio come l'olio, cliente soddisfatto, vi ho fatto vedere tutto quello che c'era da vedere, come funzionava. Vi ho detto che vabbè, qualsiasi cosa lo testa qualche giorno e se c'ha domande, dubbi può contattarmi. Nel mentre, vedete quel van lì, quell'Adria? Ora mangiamo i gnocchi al pesto, dopo montiamo il cinesino, ma lì vi faccio vedere delle cose, ragazzi, che sono state fatte. Cos'è che avevo detto l'altro giorno? Che il tedesco, che se al tedesco gli hanno messo il diodo lì che non faceva tornare la corrente, qui tenetevi forte. Qui hanno lavorato da bomba. Italiani però. Beh. Tra l'altro mi dicevano gli italiani siano tanto meglio. E tra l'altro dicendomi il signore che ha detto scusi non vorrei, ma l'ha fatto un installatore o mio cugino? Oh, un professionale. Sì, uno che si spaccia per come lo faccio io non lo fa nessuno. No, vabbè.
È buono. Dopo vi faccio, dopo quando li metto poi in mano vi faccio vedere cosa c'è lì. C'è da tenersi non forte. Ripeto, io non sono il massimo, perché io non sono il massimo. Lui voleva un tapul, cioè un tapullo, voleva rimettere in funzione. Ho detto, guardi, sinceramente non sporco il mio marchio a mettere mano, a farle funzionare. Se riuscissi a farlo funzionare senza toccare più di tanto, che poi lei va via, l'ultimo che ci ha messo mano sono io e pensano che io ho fatto quel lavoro, quindi se devo mettere mano io, reset, se no non ci metto mano. E a quanto pare gli ho fatto 2 foto sopra, gli ho fatto vedere cosa gli hanno combinato sul tetto e cosa gli hanno venduto, per come gliel'hanno spacciati lasciamo perdere. Chissà quanti soldi ha speso. 1200 euro, i pannelli quelli che prendi su AliExpress da 20 euro. E... state attenti. E che non va niente, cioè mangiamo ora che è meglio, poi montiamo il cinesino e liberiamo anche i signori che già un po' che sono qua e vogliono andare. Ci vediamo dopo. Allora, finito di mangiare, peccato il sole che rompe le scatole, ma siamo riusciti finalmente a concludere col signore che ci vediamo nei prossimi giorni, il mini bro che ci portano a Prolunga, e finalmente siamo riusciti ad arrivare nell'Adria a montare il cinesino. Iniziano i lavori, work in progress. Allora, il cinesino praticamente quasi finito, ma fino all'ultimo, l'ultimo cinesino della storia rompe le scatole. Allora, è stato messo qua, abbiamo fatto la buchetta lì dietro che è nel centro, lì ora fisso il cavetto che c'è poi il suo telecomando dalla parte interna, lì la cisterna del gasolio. Ma prima con il primo test ha funzionato perché i pannelli caricavano, perché mi ero attaccata a una 12 volt preesistente qua originale. Ora che il sole non c'è più, cosa è successo? I cavi un po' sottodimensionati non ce la fanno a farlo partire, va in errore 1. Quindi faccio una linea nuova di cablaggio che parte da qua, diciamo dal cinesino, faccio uscire lì sotto e qui c'è la batteria servizi che avevate visto l'altra volta e speriamo che con questo vada. Faccio un collegamento volante e vediamo se va. Se va, metto il cavo dentro messo bene, se no lo lasciamo attaccato in parete fuori con una bella canalina, bello, no? A mio cugino style. Allora, come potete vedere è arrivata la notte fonda. Per fortuna sono riuscito a finire, ho dovuto tirare perché i signori poi domani vogliono partire giustamente, quindi ho tirato fino adesso. Sono le 9 di sera. Sono cotto come le bisce, stiamo andando al Mercadona, al supermercato a prendere qualcosa per cena e ci vediamo dopo in camper con un po' più di luce perché ora non vedete niente. Cambio di progetto, siamo andati al Mercadona ma siamo tornati indietro e siamo venuti a Benalmádena a mangiare probabilmente l'ultima pizza allo spritz e salutare i ragazzi. Cambiamo le cose. Gli ultimi commenti che abbiamo letto. Mazza, sei andata a vedere... Sì, per chi è camperista su Park Fortnite, le ultime recensioni che ci sono qua di Benalmádena, ragazzi miei, non sono proprio delle migliori. Mamma mia. Oh. Dicono che per giunta che l'Andalusia che ha deciso queste cose. Secondo me c'è qualcos'altro anche di mezzo, però problemi loro non miei. Buono, ora ci andiamo a mangiare una bella pizza e chi si è visto si è visto. Arrivati in pizzeria, è arrivata la prima pizza già di Jessica e ora dovrebbero arrivare le nostre. Si chiama chiattona, proprio come te, devi perdere qualche chilo. Chiattona. Il mini bro anche in attesa. Ma il mini bro è sempre l'ultimo. Vabbè, anch'io. Vediamo chi a sto giro chi è l'ultimo dei due. Alla fine è arrivata la mia e non quella del mini bro. Ah, cavolo, è arrivata in diretta, ti è arrivata, eh? Buon appetito a tutti, ci vediamo dopo. Buona pizzetta mangiata, ora torniamo alla base perché la stanchezza si fa sentire. Siamo tornati alla base e facciamo il Pippotto che non ha visto il suo papà tutto il giorno, ne amore? Che sei monello, hai fatto... Cosa gli hai fatta la mamma? Oggi mi ha fatto arrabbiare, guarda. No amore, ma non è vero. Sì, perché io non vedo il mio papà? Io voglio stare con mio papà, sì, amore. Si nervosisce se non ti vede. Mi fa impazzire a me. Ma io sono a guadagnare la pagnottina per stare da mangiare, mica sono in giro, eh? Oppure fossi bravo, ti metto la piccerina, la pettorina e vieni con me in spalletto. Invece tu sei monello, sei un monello, non te la fai mettere. E quindi non puoi uscire, monello.
Buona Cico, la mezz'oretta di svago l'abbiamo fatta col pippotto fuori. È l'ora della buonanotte e dei saluti. Buonanotte. Vediamo se domani facciamo qualcosa di differente, dai. Se no poi non ci guardano più. Vedono solo lavoro, dicono, oh, già lavorano tutta la settimana loro, mica devono vedermi lavorare. Buonanotte a tutti.